tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale se siete dei nuovi iscritti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo questa maschera colorata, video dimostrativo più first impression. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina così da non perdere nessuno dei miei video, e se vi va seguitemi anche su Instagram. Giù nell'info box trovate il link diretto dove cliccando potete andare direttamente al mio profilo di Instagram, cliccare su segui e seguire anche lì tutte le mie recensioni e tutti i post o storie che faccio. Durante le storie che avevo fatto nei sondaggi, insomma, avevo chiesto chissà se copre i capelli bianchi, volete vedere appunto il video dimostrativo ed eccomi qua. Vi faccio vedere i miei capelli bianchi che spero riusciate a vedere perché sono proprio non tantissimi, però quelli più chiari che vedete non sono mesh, ecco, ma sono capelli bianchi. Riuscite a vederli? Ah, guardate come si vede bene questo. Ok, allora mi spazzolo un pochino i capelli prima di lavarli, così tolgo tutti i nodi, e poi vi vado anche a leggere le indicazioni che sono scritte appunto su questa maschera di Biopoint. E questa qui all'interno, vedete, si presenta così, e questi qui sono i guanti. Io però non amo questo tipo di guanti qui, sembrano quelli per prendere la verdura e la frutta al supermercato e non mi piace tanto. Userò i guanti di lattice. E qui dentro, come vedete, in 5 minuti, color mask senza ammoniaca, era scritto, sì, è scritto anche qui senza ammoniaca, ammoniaca free, ma è scritto meglio qui, quindi per me va molto bene. Allora, come indicazione vado a leggere qui dietro, perché comunque è scritto anche qui, ma è proprio piccolo piccolo e non so se riuscite eventualmente a leggere mentre io vi leggo le indicazioni. Come modo d'uso è indicato di applicare sui capelli dopo lo shampoo e lasciare agire per 5 minuti e risciacquare accuratamente. Prolungando la posa si ottiene un riflesso più brillante e intenso e si attenua dopo 4 o 5 lavaggi. Non è indicato quanto tempo intendono in più di posa, se un 10 minuti, un quarto d'ora o una mezz'ora. Io non ho tutto questo tempo questa mattina per poter stare con una maschera in testa, con i capelli bagnati oltretutto, perché se dice di applicarlo appunto sui capelli dopo lo shampoo mi fa intendere che uno lo deve fare sotto la doccia e dopo deve andare a sciacquare, quindi uno sta con i capelli bagnati sotto la doccia oppure nella vasca a prendere freddo. Per quanto tempo? Uno si può fare uno scrub, si può lavare, però quanto può passare? Di certo non mezz'ora. Adesso io mi vado a spogliare, l'importante era farvi vedere i miei fantastici capelli bianchi, e mi lavo i capelli. Applico questa maschera, magari una volta che ho lavato i capelli esco dalla doccia e vi faccio vedere come applico questa maschera, comunque come si presenta una volta aperta, ve lo faccio vedere qui. Non vi porto sotto la doccia con me, mi dispiace. E poi dopodiché attendo 5 minuti, massimo 10, non attendo di più, e vediamo insomma come si comporta. Qui sarà facile perché è una vecchissimissimissima, una decolorazione, avevo fatto un balayage, adesso non ricordo più cosa avevo fatto, ma parecchi mesi fa, quindi questi sono sicura che li va a coprire. I capelli bianchi non lo so, staremo a vedere. Ok, dunque mi spoglio e vado sotto la doccia. Ho lavato tutti i capelli, vedete che sono tutti bagnati, li ho tamponati, non c'è scritto ma io li ho tamponati. E adesso andiamo ad aprire la maschera, cerco di spingere il prodotto sotto, come vedete ho messo i miei guanti e vado ad aprirlo con le forbici.
Ok, ho messo il dito dentro e vedete che è scuro. Non so se si riesce a vedere all'interno. Sembra cioccolato. Ecco, è così. Mettiamo in testa. Su tutta la lunghezza, tanto anche se si dovesse sporcare l'accappatoio lo lavo senza problemi. Chi se ne frega. Quindi ovviamente questa operazione quando la fate dentro la doccia è ovviamente molto meglio, perché tutto lo sporco, tutto il colore scivola nella doccia e voi non avete problemi. Le persone con i capelli decisamente più lunghi probabilmente dovranno comprarne due, perché secondo me una non basta. Vedete, proprio spremuto fino all'ultimissima goccia, non ce n'è, scusate il telefono, non ce n'è proprio più. Ok, vedete all'interno non ce n'è più praticamente. Finito completamente. Ora mi massaggio un po' i capelli, mi piacerebbe pettinarli sinceramente, ma non so se per distribuire meglio il prodotto, li pettino con questo in modo tale da distribuire il prodotto, infatti guardate, su tutti i capelli, così almeno un pochino più uniforme. Speriamo e vediamo. Ovviamente nelle istruzioni non è indicato, è una cosa che sto facendo io e vediamo se insomma se funziona. Tutto sulle punti, i residui li lascio qui. E adesso me li lego con una pinza e faccio poi passare solo 5 minuti. Vediamo come si comporta esattamente col tempo di posa. E se poi non dovesse coprire i capelli bianchi, faccio sempre in tempo ad acquistarne un altro e tenerlo più in posa una volta che ha scaricato tutto il colore. Io ora me li lego con una bella pinza. Mi tolgo i guanti. Spero che questo vada via, comunque adesso ora mi vado a sciacquare, poi quando mi sciacquerò poi sotto la doccia, infatti questa cosa dovete farla sotto la doccia o al massimo all'interno della vasca, non nel lavandino, se anche voi come me ogni tanto avete l'abitudine di lavare i capelli nel lavandino, perché secondo me non sciacquate bene. Allora mettiamo un timer di 5 minuti. Dopodiché io farò così, adesso entro in doccia così mi lavo, magari mi faccio anche un bello scrub, un bel massaggino sotto la doccia al mio panciotto e passati i 5 minuti me li vado a sciacquare e poi esco dalla doccia solo una volta che ho tolto tutto dalla testa e vi faccio vedere subito dopo aver sciacquato i capelli com'è, poi mi vado a fare appunto la piega, mi faccio la piega e vi faccio vedere come sono i capelli una volta asciutti. Quindi avviamo. Uscita dalla doccia, mi sto tamponando i capelli. Allora, i guanti teneteli anche quando li sciacquate, perché mi si erano sporcate le mani, le ho pulite con, vabbè, bagnoschiuma e poi con il guanto per fare lo scrub e sono andate via, però ovviamente tenetele anche sotto la doccia. Quindi mi chiedo, ma questi cosini qui, cioè adesso ve li faccio vedere, sono quelli del supermercato tipo, no? Sono i classici che ci sono anche nelle tinte da fare a casa, però secondo me non vanno tanto bene. Quindi se ovviamente non avete altri guanti usate tranquillamente questi e piuttosto sotto la doccia, soprattutto se usate dei colori molto scuri, provate a usarli, se no viene via comunque dalle mani. Se avete gli altri guanti, io ho questi guanti monouso della Coop, li uso a volte per pulire, infatti è indicato anche per fare le tinte, quindi insomma
mi trovo meglio con quelli, ma se non li avete queste vanno bene. Prima impressione a freddo, diciamo così, subito dopo aver lavato i capelli, qui che era biondo è stato coperto, quindi va già bene. Mentre invece per quanto riguarda i capelli bianchi, non so se si riesce a vedere, aspetta, forse qui ancora c'è qualcosa, ma secondo me si vedrà meglio da asciutti. Comunque la cute resta un po' colorata e io ho sfregato tantissimo, anzi qui anche l'ho fatto col guanto di crine, eppure sì, guanto di crine, il guanto per lo scrub, come si chiama, è giusto, no? Qualcosa mi sembra che abbia coperto, qualcosa no. Quindi secondo me se non avete tanti capelli bianchi, io non ne avevo tantissimi, qualcosa riesce a fare. Secondo me se avete tanti capelli bianchi, tipo la crescita proprio bianca, non lo so, potete farle comunque una maschera, insomma i capelli sono morbidi al tatto, perciò al massimo vi fate un trattamento di 5 minuti, chiedete magari al vostro parrucchiere di fiducia se poi subito dopo potete andare a fare una tinta sopra, non vorrei che poi magari il capello patisse, secondo me no, ma io non essendo una parrucchiera non lo posso sapere e quindi vi dico, chiedete consiglio alla parrucchiera che avete voi di fiducia e lei ve lo dirà. Allora adesso mi vado ad asciugare, sì, addosso, metto un po' di crema sul panzotto e poi mi vado ad asciugare i capelli e vi faccio vedere ovviamente con la piega fatta come resta. Con il phon ho terminato, adesso con la mia GHD vado ad accenderla, questo è il tastino, quando arriva la temperatura fa un doppio bip e vado a lisciare i capelli così almeno la piega è a posto. A vederli così mi piace anche i riflessi che insomma hanno dato i capelli e sono veramente morbidissimi, anche un buon profumo. Ecco, questa è la piastra che ha raggiunto la temperatura. Guardate qua i miei ricci che tornano, invece qua bello liscio della piastra, io adoro la GHD, è stato il regalo migliore che mi abbiano fatto. Allora, abbiamo stirato anche l'ultimo pezzo e mentre stiravo mi rendevo conto che i capelli bianchi, eccoli qua, ci sono ancora. Io ripeto, per fortuna non ne ho tantissimi, però inizio ad averne e questo non l'ha coperto, vedete, anche qui e anche qua, qui si vede proprio bene anche quest'altro pezzetto, quindi insomma i capelli bianchi non li ha coperti, o se ne ha coperto qualcuno non li ha coperti tutti. Io ho preso questo che era marron glacé scuro, c'è anche il marron glacé chiaro e io l'ho comprato da Tigotà, lo vendono anche da Acqua e Sapone, da Tigotà l'ho pagato 4,30 € più o meno, ma praticamente non aveva più colori perché aveva biondo miele, l'antigiallo, un mogano e questo. Esiste anche il marron glacé chiaro che, per quanto comunque questo colore mi piaccia, credo che lo prediligerò a questo qui, al marron glacé scuro. Mi piacciono i riflessi comunque che ha creato perché io avevo un capello un po' decolorato da questo trattamento che mi avevano fatto diversi mesi fa e avevo una ricrescita impressionante. Ecco, vedete qui ancora un pochino il riflesso biondo c'è, però per la prossima volta vorrei proprio comprare il marron glacé chiaro, non il marron glacé scuro. Quindi una first impression per questa maschera è bellissimi i capelli come li lascia perché sono davvero morbidi, mi piace i riflessi che mi ha dato,
Però per quanto riguarda, eccoli qua i miei capelli bianchi, guardateli in tutto il loro splendore. Per quanto riguarda i capelli bianchi, no, non li ha coperti, quindi non vi consiglio un colore, una maschera del genere se avete parecchi capelli bianchi. Io però l'ho lasciato proprio 5 minuti, non un minuto di più. Come è suonata la sveglia, li ho sciacquati immediatamente sotto l'acqua, ci ho messo davvero un bel po' a sciacquarli, quindi non vi consiglio di farlo nel lavandino perché rischiate di non togliere tutto. E qui sulla fronte, che ero un pochino macchiata, qualche alone si vede ancora, ho grattato con quel guanto, io ho un guanto nero che serve per fare lo scrub e me lo sono passato un pochino qui ed è andato via tutto. Le mani le avevo sporche perché all'interno della doccia i guanti non li avevo più, ma anche quelli con il bagnoschiuma e il guanto per fare lo scrub è andato via. Se non avete il guanto per fare lo scrub non lo so, quindi il consiglio che vi do è utilizzate i guanti anche sotto la doccia. Un'altra cosa invece per quanto riguarda le persone che hanno i capelli più lunghi dei miei, quindi insomma io ho i capelli che arrivano poco sotto le spalle, ve li porto tutti in avanti per farvi capire, poco sotto le spalle. Se li avete più lunghi, che magari vi arrivano al seno, vi arrivano a metà spalla, o ancora più lunghi che proprio scendono sulla schiena, uno non vi basta. Ve ne consiglio 2-3 per coprire bene tutta la lunghezza, perché io ritengo di avere i capelli medio corti e mi è bastato, ma secondo me se ne avete di più non vi basta, se li avete più lunghi non vi basta. Quindi come consiglio vi dico acquistatene di più se avete i capelli più lunghi, e se avete molti capelli bianchi prendetevi più tempo e lasciatela in posa più di 5 minuti, che secondo me dai 10 ai 15-20 minuti va benissimo. E potrebbe, non lo so se comunque l'aumento della durata intensifica anche il trattamento che viene fatto e quindi il colore applicato sui capelli, o se non serve assolutamente a nulla. Comunque non appena si scaricherà, appunto qui dice 4-5 lavaggi, diciamo che secondo me non è mai totalmente veritiero, ma ve lo dirò, io credo che in 5-6-7 lavaggi, e quindi un paio di settimane, se li lavate 2 volte a settimana, 2-3 settimane dovrebbe durare. Una volta scaricato cercherò il marron glacé chiaro e mi farò quello lasciandolo più tempo in posa, quindi vi saprò anche dire se qualche capello bianco lo va a coprire oppure no, perché così no, anzi si vedono abbastanza. Nel complesso mi piace come maschera, soprattutto per il trattamento che ha, e se siete delle bionde magari tinte, sappiate che se siete interessate c'è anche l'antigiallo, quindi stesso pack, mi sembra ci sia scritto proprio antigiallo, ve lo mettete come maschera e dovrebbe ravvivare il vostro biondo, se mantiene davvero quello che promette, per cui potrebbe essere un aiuto anche per voi. E adesso mi vado a realizzare un make up e vi saluto. Piega e make up completato, e questo qui è il risultato sia del make up che anche della maschera colorata. Bellissimi i capelli, morbidi, come sono morbidi, proprio bello, mi piace. Era un sacco che non mi vedevo così castana, forse un po' scura, era un po' che non mi rivedevo, sono stata scura in passato, anche quasi nera, bruna, però
così non me ne ricordavo più, però sono contenta di non avere più quel distacco che qui ho lo specchio, per quello mi guardo, riesco a capire un po' meglio. Mi sono contenta di non avere quel distacco netto che mi stava veramente stufando, però sono contenta di avere tutti questi riflessi. Ecco, guardate che carini, che belli. Per me questa maschera è promossa. Io mi sento di consigliarvela se non volete fare una tinta. Vi aggiornerò sulla durata e su come scarica questa maschera. Questa è una first impression ed è positiva. Spero che si mantenga positiva e che non vi faccia qualche scherzetto questa maschera sui capelli, però appunto il colore mi piace. E mi piace anche come lascia i capelli, sono proprio belli morbidi e per nulla secchi, quindi promossa. Il video quindi finisce qui. Make up e capelli sono completi, il risultato mi piace, continua a piacermi, più mi guardo i capelli più mi piacciono i riflessi che ha. Non vi dimenticate di iscrivervi al canale con la campanella attivata così da non perdere nessuno dei miei video e lasciatemi un pollice in su come supporto, come sempre. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!